sapevo che sarebbe dovuto succedere anche questo. Ho aspettato, ho trovato 1000 scuse, 1000 altri amplificatori, però parliamoci chiaro, possiamo parlare di amplificatori vecchi senza tirare in ballo il signore degli amplificatori vecchi, il più rappresentativo della categoria, e se ne potrebbero aggiungere anche delle altre, ma ci fermiamo qui, il carissimo Macintosh MC30. Prima di aprire bocca e di dire qualsiasi cosa a proposito di questo amplificatore, premetto che mi dissocio totalmente da tutto quello che dirò da qui in poi. Probabilmente avrò avuto un'allucinazione, mi sarò sentito poco bene, se c'è qualcosa che non vi sarà gradito di quello che dirò fra qualche minuto, siete liberi di credere che forse avevo bevuto troppo prima di fare il video, eccetera. Perché lo sappiamo, quando si vanno a toccare certi mostri sacri, si vanno, ma anche comprensibilmente, a toccare magari dei nervi scoperti. E quindi, scherzi a parte, vi ricordo però che quello che voglio fare è un'analisi del circuito. Non mi interessa classificare o valutare questi amplificatori, che tra l'altro sono già ben valutati per conto loro sul mercato dell'usato, o meglio del collezionismo. Chi sono io per contraddire migliaia, ma che dico migliaia, centinaia, forse addirittura decine di persone che collezionano questi apparecchi? Hanno senz'altro ragione loro. Del resto c'era un proverbio anglosassone, non so se fosse inglese o americano, comunque ve lo dico in inglese perché per evitare di essere demonetizzato proprio così d'amblè da YouTube, recitava più o meno 4 billions fly, eat shit, could they all be wrong? A voi l'ardua sentenza. Fatte tutte le debite premesse, possiamo finalmente entrare nel merito. Mi raccomando, non prendetevela con me. Io voglio solamente analizzare il circuito, abbiate pietà. E per farlo, come vi facevo vedere prima, ho recuperato una bella copia fotostatica dell'instruction manual. Dai, un bel botto che in realtà potete recuperare tranquillamente su internet, è disponibile in download free da qualche parte come PDF, però è carino vedere come fossero fatti questi oggetti. E dai, veniamo al nostro amplificatore. Questo manuale deve essere tra l'altro di uno dei primi batch di produzione, perché il tipo di valvola riportata è ancora la 1614 come finale, che appariva proprio sui primi modelli. Poi è stata successivamente sostituita perché la 1614 non era più in produzione e anche al giorno d'oggi si trova, ma con una certa difficoltà, ecco, per essere sostituita. Vediamo un po' cosa possiamo capire dal manuale di istruzioni. È sempre bello leggere queste cose a distanza di quei 70 anni abbondanti, no, neanche 70 anni circa giusti, perché dobbiamo ricordare che questo è un modello d'amplificatore che è stato prodotto dal 54 in poi, fino al 60 e qualcosa, 62, non vorrei sbagliarmi, comunque a partire dal 54, quindi siamo a 70 anni dalla fondazione. Allora, 30 watt continui, livelli di input 0,5 a 30 volt, c'è un controllo di guadagno, quindi l'accettazione del segnale è abbastanza ampia. La distorsione armonica è meno di 1/3%, cito testualmente, a 30 watt, o meno da 20 a 20.000 cicli. 1/3% è lo 0,33% per chi avesse poca dimestichezza con i calcoli, quindi siamo su quei famosi requisiti di distorsione dello 0,1% che si predicavano proprio a quel tempo, un po' più alti per la verità. La distorsione da intermodulazione, vediamo un po', è meno di 0,5%, quindi meno dello 0,5%. Di nuovo, nei canoni dell'epoca, se la potenza istantanea di picco è sotto i 60 watt. Boh, buono, no? Visto che comunque abbiamo 30 watt di potenza continua, diciamo che le speranze sono buone. Distorsione da impulso assolutamente trascurabile, noise and hum, quindi rumore, ronzii sotto i 90 dB, damping factor, o migliore, per 4, 8 e 16 ohm, 16 per l'uscita 600 ohm. Dopo la vedremo, è la questione dell'uscita 600 ohm perché è molto carina come è stata realizzata. Le impedenze d'uscita sono 4, 8, 16 e 600 ohm, facendo attenzione che l'uscita da 600 ohm è bilanciata rispetto a terra.
e questo è importante perché vedremo proprio come hanno ricavato quest'uscita a 600 ohm. Però vi ricordate la questione degli altoparlanti ad alta impedenza? No? Dovrebbe ricordarvi qualcosa questa questione. Torneremo su questi 600 ohm perché sono usati in diversi ambiti, tutti piuttosto professionali. 3 gradi di sfasamento a 20 Hz, 9 gradi di sfasamento a 20 kHz, vabbè, va bene tutto. Tube complement, cioè la fornitura di tubi, l'assortimento di tubi, la dotazione di tubi, 12AX7, 12U7, 12BH7, 12AX7, 1614, 5U4GA, la raddrizzatrice, progettato per alimentare anche il preamplificatore C8. Finitura cromata e nera, beh, più classico di così, dai. Ma noi non siamo qui a valutare l'estetica degli oggetti, non ci interessa niente. In fondo a questo manuale di istruzioni c'era il certificato di garanzia con tanto di firma di Frank McIntosh, garanzia che valeva per la bellezza di 90 giorni. Beh, eravamo abbastanza distanti dalle normative europee di garanzia di 2 anni all'utente finale. Però c'è da dire, a onor del vero, che i Macintosh di quei tempi erano assolutamente immortali, quindi chi acquistava queste macchine, bene o male, sapeva che probabilmente le avrebbe passate semplicemente agli eredi cambiando le valvole, poco di più. Quindi va bene, anche se la garanzia era così virtuale, non c'è da preoccuparsi. Il manuale di istruzioni conteneva anche le informazioni di servizio, cioè i valori dei componenti che sarebbero serviti per un'eventuale manutenzione. Questo per quanto riguarda le valvole, ma anche tutti gli altri componenti, quindi resistenze, capacità, eccetera, e i valori di voltaggi e correnti che si trovavano ai vari nodi del circuito per poter fare un controllo di funzionalità. Ecco, un controllo che avrebbe potuto essere fatto da qualunque radiotecnico del tempo con gli strumenti disponibili. E dopo tutte queste parole al vento veniamo a quello che ci interessa, ossia lo schema, anzi gli schemi, perché per quanto sono riuscito a capire ce ne esistono almeno 2 versioni, non differenti nella sostanza, però con qualche differenza di forma non proprio del tutto trascurabile. Uno schema è datato 1960, più recente, è uno schema un po' più anzianotto, è del 56. Vediamo tutta una serie di accorgimenti, di dettagli che sono riconducibili a tutta una serie di amplificatori che abbiamo visto in precedenza, più qualche variazione sul tema. La prima cosa a cui uno pensa guardando questo schema è che, caspita, questo è un 30 watt, ci sono la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dispositivi, più la raddrizzatrice fanno 10 per canale, per bacco, ce n'è di roba. E qui forse possiamo quantomeno ravvisare quella che era la tendenza un po' più americana a fare le cose in grande, a mettere tanta roba, a non essere per nulla minimali, ma a voler mettere tutto quello che, a illuminato parere loro, perché intendiamoci, stiamo parlando di progettisti con i controfiocchi, serviva per raggiungere lo scopo, cioè quello di buona potenza, minima distorsione, grande stabilità e affidabilità d'uso, perché ricordiamoci che questi sono i Macintosh che hanno costruito la reputazione di immortalità degli apparecchi del marchio. E allora vediamo un pochino, step by step, cioè stadio per stadio, anzi stage by stage, che cosa fanno tutte queste valvole in questo schema, perché veramente ce ne sono tante. Non lo so, se facciamo un veloce confronto così, ce l'ho qui per puro caso, no? Con lo schema del Quad 2, dove ci sono 1, 2, 3, 4 tubi, 5 con la raddrizzatrice, e con questi loro fanno tutto. Ok, la potenza è un po' più bassa, non stiamo a guardare questi, non stiamo a guardare il capello, ma fondamentalmente lo schema è estremamente semplice. Qui, accidenti, abbiamo un parterre di valvole che non finisce più. Va bene, dai, vediamo che cosa fanno. Allora, stadio d'ingresso. Allo stadio d'ingresso abbiamo
una 12X7, anzi abbiamo mezza 12X7. La 12X7 è costituita da due dispositivi all'interno dello stesso vetro, ricordiamocelo, e qui se ne usa solo uno. E l'altro niente, è spento, cioè che non si poteva segare a metà una valvola e quindi niente, ne usano solo metà, perché tanto sono americani e quindi loro le valvole le mettono anche se ne usano metà. La nostra 12X7 triodo ad alto guadagno è il solito si fa per dire, stadio di ingresso che serve a fare una prima amplificazione del segnale e a sommare il segnale di controreazione che arriva da qui. Caspita, ma in questo decennio questi amplificatori avevano tutti le stesse. Sì, avevano tutte le stesse caratteristiche, grosso modo, generali, insomma, ecco, comunque si rifacevano tutti alle stesse linee guida, perché erano quelle, cioè ricordiamoci che siamo nel 54 quando è nato questo amplificatore, il Quad 2 era del 53, i leak li abbiamo visti, erano del 52, qualcosa del genere, quindi si stavano inventando le cose, non c'era una letteratura, una bibliografia così ampia, era anche finita la guerra da 10 anni, quindi era tutto molto accelerato, si studiavano molte cose, si facevano molte cose, ricordiamoci lo schema Williamson, l'amplificatore che non esiste, che abbiamo visto nello scorso video, se non l'avete visto andate a guardarvelo, è nato anche quello proprio a ridosso della guerra. Beh, direi niente di particolarmente inaspettato, abbiamo la nostra 12AX7, il feedback che viene iniettato, fra virgolette, sul catodo, il segnale in ingresso che arriva sulla griglia tramite una serie di partitori resistivi e un potenziometro in ingresso per regolare il guadagno, quindi direi tutto abbastanza tranquillo. La nostra 12AX7 poi pilota la griglia di una delle due sezioni di questa 12AU7, sfasatore long tail un po' rielaborato con le solite celle RC per cercare di tenere stabili le cose, con un po' di resistenze per non mandare direttamente a massa le griglie, eccetera, eccetera. Insomma, tutta una serie di accorgimenti per cercare di far funzionare meglio questo tipo di circuito, mettiamola così, senza diventare matti per cercare il pelo nell'uovo, cosa che va oltre le nostre intenzioni. Noi vogliamo solamente descrivere qualitativamente questi circuiti, quindi non ci addentriamo nell'analisi nei dettagli minimi di come erano implementati i circuiti. Ecco, dicevamo, il nostro long tail 12AU7 va a pilotare le nostre, come potremmo chiamarle, pre-driver, perché abbiamo anche qui i due triodi costituenti la 12BH7, eccoli qua, sempre con resistenza catodica in comune per farli lavorare in maniera più bilanciata possibile, che sono un ulteriore guadagno in tensione dopo il nostro sfasatore. La scelta di utilizzare uno stadio di guadagno in tensione dopo il nostro sfasatore, une anche allo schema Williamson, è quella che ci permette di far lavorare con un swing di tensione inferiore il nostro sfasatore, quindi in condizioni di maggior linearità. Per questo amplificatore, e lo vedremo fra poco, pochissimo direi, la necessità di avere un grosso swing di tensione sulle finali è vitale. E difatti abbiamo questo stadio pre-driver che aumenta il guadagno e lo swing di tensione, che è seguito dalle due sezioni di una 12AX7 in uscita catodica. Ecco qua. Le 12AX7 in questa configurazione non hanno guadagno, anzi hanno un guadagno leggermente inferiore all'unità, quindi diminuisce leggermente lo swing di tensione, ma abbassano l'impedenza d'uscita vista dalle griglie e dalle finali, cosa che sulla carta ci permette un pilotaggio migliore. In realtà, se fosse ben implementato questo stadio, io lo vedrei implementato un po' diversamente, senza voler criticare chi non posso neanche permettermi di nominare senza sciacquarmi le mani, ma la 12AX7 è una valvola che lavora tipicamente con correnti molto basse. In una configurazione cathode follower come questa, dove dovrei fornire corrente alla griglia delle finali eventualmente, in realtà non molta in queste configurazioni, ma qualcosina, avrei visto meglio un triodo un pochino più robustino, se proprio. Ma comunque
ambasciatore non porta pene, io cito testualmente, ci ha messo questa 12AX7 che comunque serve a fare da buffer per la 12BH7, che è libera di guadagnare in tensione vedendo un'impedenza di carico molto bassa dalla griglia della driver 12AX7, e quindi il gioco lo fa. Ecco, il mio è un appunto così di quello che si è svegliato 70 anni dopo e fa le pulci agli schemi monumentali di quelli che furono, ma avranno senz'altro avuto le loro ragioni per scegliere la 12AX7, non vogliate prenderla per una critica, solamente come un appunto, ecco, un dubbio che mi è venuto. Avrei visto meglio un triodo un po' più robusto. Lo stadio finale, veniamo alla fine, anzi quasi alla fine, allo stadio finale. Dicevamo che lo stadio d'uscita è un carico ripartito molto simile e concettualmente identico a quello proprio del Quad 2. Macintosh accoppiato da Quad? Beh, insomma, rilassiamoci, questi erano degli stadi che si stavano studiando e applicando in quegli anni e quindi hanno scelto di utilizzare quella configurazione, punto e finito. Quad l'ha usata un anno prima, Macintosh l'ha usata un anno dopo, ma insomma, ecco, sempre lì siamo. Questa è giusto una puntualizzazione perché effettivamente l'ho già sentita dire più volte, no? L'ho già sentita tirare in ballo più volte la questione, ma è stato Macintosh a inventare questo tipo di stadio finale a carico ripartito, no, Quad l'ha usato prima, quindi Macintosh ha copiato da Quad. Beh, insomma, come si diceva prima, gli schemi che giravano in quegli anni erano questi, o si faceva in un modo o si faceva nell'altro. Abbiamo visto collegamenti a triodi, ultralineari e questo carico ripartito, cioè alla fine della fiera non abbiamo visto delle cose molto diverse, qualche tetrodo, ecco, giusto per gradire, ma fondamentalmente erano quei tre quelli che uscivano fuori. Quindi non stupiamoci se a distanza di un anno troviamo degli schemi che hanno delle parti assolutamente sovrapponibili. Del resto, questi sono circuiti elettronici, non è che ce li possiamo inventare in mille altri modi. Alla fine della fiera, cosa volete che vi dica? Quello più originale di tutti, fra quelli che abbiamo visto, era un altro schema che per caso ho qui sotto mano. Questo era lo schema veramente originale. Fra tutti, lo schema Acrosound è quello che ha quella scintilla di originalità in più a livello di qualità delle valvole, a livello proprio di schema. Non solo, anche le alimentazioni erano fatte molto bene, quindi l'originalità era quella che era, ma era quella che era per tutti. Sì, potremmo questionare sul fatto, sì, ma allora perché sono così famosi? Ok, ecco, queste però sono tutte altre paia di maniche. Noi ci limitiamo all'analisi degli schemi. Diciamo che gli schemi avevano una relativa originalità, mettiamola così. A livello di stadio finale possiamo rilevare giusto due cose interessanti. Questa resistenza che porta il potenziale della griglia di controllo a un partitore con la connessione fra il cato del trasformatore d'uscita e il primario del trasformatore d'uscita. Una sorta di feed forward, una sorta di retroazione positiva, molto blanda peraltro perché R33 ha un valore molto basso di 220k e lo swing di tensione del catodo non è che sia enorme, per cui è giusto una cosina. Però anziché avere la classica connessione verso massa che potrebbe essere di questo tipo, hanno scelto di prendere un punto a potenziale non zero e non costante. Ci sta. Poi possiamo rilevare CH1 e CH2, le due bobine anodiche delle finali che servono a smorzare eventuali oscillazioni parassite, cosa che abbiamo visto anche qui in altri schemi, insomma niente di stravolgente. È un figlio dei suoi tempi questo amplificatore, indubbiamente. Cosa carina, troviamo un avvolgimento secondario separato per il segnale di feedback, come abbiamo già visto in altri casi, no? Ci permette di parzialmente separare l'anello di feedback dal carico collegato. Dico parzialmente perché comunque un accoppiamento elettromagnetico fra i due secondari esiste e non ne possiamo fare a meno, però quantomeno è un po' meno diretto, non abbiamo il carico collegato direttamente alla linea di retroazione. Un appuntino, permettetelo, perché qui secondo me siamo un po' sottotono, un po' tanto sottotono. Un appuntino lo faccio all'alimentazione, che è veramente molto molto basica. Ecco, non è l'alimentazione che mi piacerebbe vedere su un amplificatore diventato iconico, perché abbiamo sì una raddrizzatrice perché non c'era niente di meglio ai tempi,
Però abbiamo uno stadio di livellamento che è veramente, veramente molto, molto economico, molto, molto terra-terra. Un pi grechino resistivo con una resistenza R28 da 250 ohm, con un secondo pi grechino resistivo per le valvole d'ingresso con un partitore R27 da 10K e un altro condensatorino. Insomma, avrei preferito vedere qualcosa di più carino, tanto più che questo C12C, C12B, C12A sono le 3 sezioni di un unico condensatore a sezioni multiple, quindi insomma. Del resto non sarà un'alimentazione a rendere meno iconico questo MC30. Boh, cosa volete che vi dica? Questo è, prendiamolo per quello che è. Migliaia, anzi centinaia, forse decine di persone sono pronte a giurare che questo coso è un riferimento assoluto e che non c'è niente che suona meglio. E chi sono io, povero videoblogger, youtuber, oh che accidenti, per dire che queste persone hanno le orecchie foderate di pelle di salame? No, sarebbe totalmente ingiusto da parte mia. Sì, l'ho ascoltato, in passato l'ho ascoltato, per quelli che mi vorranno fare la domanda, ma eccolo, adesso scrive senza aver ascoltato l'amplificatore, no, dice, legge, e comunque sì, l'ho ascoltato questo amplificatore, così almeno mettiamo subito da tacere quelli che si lamentano perché, ecco, quello dice delle cose ma non ha mai ascoltato gli alimentatori, chiamo la mamma, chiamo l'avvocato. No, li ho ascoltati e va bene così. Voglio dire, c'è sicuramente di peggio, ma non discuto assolutamente sull'iconicità. Sulla qualità del suono, ma vabbè, ai posteri l'ardua sentenza. Vediamo rapidamente lo schema del 1960, quella che era la versione aggiornata, leggermente rivista. Le differenze non sono veramente molte e neanche di sostanza, sono degli affinamenti sullo schema originale, assolutamente leciti e ragionevoli. Diciamo che nella sostanza non cambia nulla, ma nella forma c'è qualche ritocco e vediamo quali sono questi ritocchi. Abbiamo nello stadio d'ingresso una leggera variazione del partitore resistivo che viene un pochino semplificato, e ok, ci sta. Poi abbiamo la messa a massa in alternata della griglia della seconda valvola d'ingresso che diventa un semplice condensatore, anziché tutto questo sistema di partitori resistivi condensatori che chissà quali e quante costanti di tempo introducono, quali e quanti sfasamenti, non voglio neanche andare a vedere. Poi che altro abbiamo? Ha una leggera modifica lo stadio di alimentazione, anziché avere i due pi greco in serie uno all'altro, quindi R28 e poi R27, abbiamo sia R27 che R28 collegati all'ingresso del primo pi greco. Carina l'idea, non so francamente che cosa volessero tirare fuori di buono, probabilmente alzare un po' la tensione degli stadi di ingresso con il risultato di aumentare il ripple in maniera considerevole, ma avranno senz'altro fatto i loro conti. Poi una leggera differenza è anche in questa parte qui, questo povero diodo solitario, che prima era un diodo di una resistenza, non l'abbiamo neanche nominato, mea culpa, è l'alimentatore per il bias, per la tensione di riferimento per il bias delle finali, un alimentatore molto, molto scarno, un diodo e un condensatore, and that's all, man. E beh, perde la resistenza, rimane solo più il diodo, quindi cambierà un pochino la polarizzazione. Ecco, cambia anche quel famoso collegamento della griglia al catodo della finale. Il collegamento viene spostato, viene disaccoppiato tramite questi C14 e C15 e il segnale viene riportato sul catodo delle 12AX7. Quindi concettualmente lo stesso lavoro, ma fatto in maniera leggermente diversa, forse un pochino più elegante per la verità. E con questo direi che abbiamo visto anche le differenze fra la versione 1956 e la versione 1960. Chiaramente c'è una differenza sulle valvole che nella versione 1960 per le finali vengono ammesse anche le 6 e le 6GC oltre alle 1614 che, come dicevamo, poi sono andate fuori produzione, e la 5U4 raddrizzatrice diventa una 5U4B anziché una 5U4A, ma diciamo che fondamentalmente non cambia l'essenza di questo amplificatore. Eccolo qui il nostro blocchettino MC30, che comunque, diciamoci la verità, è veramente molto carino da vedere.
e francamente era un fine del tutto collezionistico, ma direi perché no, ecco, trovarne uno a pochi soldi sarebbe un bell'investimento, perché ho visto delle quotazioni veramente molto alte. Ripeto, io nelle logiche del collezionismo non voglio entrare, nel nostro piccolo canaluccio di periferia parliamo di tutte altre cose, lasciamo gli entusiasmi e le venerazioni ad altri. Però scusatemi, lo devo fare perché non posso esimermi. Abbiamo visto un sacco di amplificatorini inglesi e in molti di questi abbiamo dovuto notare una sovrasemplificazione dei circuiti, un'eccessiva economia, un'eccessiva ricerca dell'essenziale, ma non dell'essenziale utile, dell'essenziale poco costoso. E poi abbiamo visto dei circuiti invece americani con ecco, realizzati con un certo sfarzo, con tanti tubi, insomma belli da vedere, belli da adorare sull'altarino, però non posso fare a meno di paragonare due schemi che più storici di così si muore. Ecco, da una parte l'MC30, dall'altra parte il Marantz Model 9. Sono tutti e due americani. Marantz Model 9 nasce nel 1960, l'MC30 nasce qualche anno prima e muore nel 1960 in realtà, o da quelle parti lì, insomma. Però sul vecchio Marantz vedo un'eleganza nelle soluzioni, una ricerca veramente della sostanza, quella che conta, che io qui non vedo. Non prendetemi per un hater di Macintosh, cosa che rischierà di venire fuori, perché figuriamoci, si fa così presto, no? Al giorno d'oggi. Però paragoniamo proprio gli schemi uno all'altro. Queste alimentazioni sono fatte come Dio comanda, sono separate per ogni stadio, ci sono dei componenti induttivi. Ogni stadio è alimentato in un certo modo, qui addirittura abbiamo l'alimentazione delle valvole driver che viene ricavata dalle connessioni anodiche dei pentoli d'uscita, sì, con una soluzione che è anche abbastanza, diremmo, smart al giorno d'oggi, no? Perché collego l'alimentazione degli stadi driver alla connessione del ramo opposto del push-pull per avere una sorta di retroazione negativa locale. Ok, ma non è una roba bella, cioè è veramente un po' una scorciatoia, una toppa a colori. Sì, va bene l'ingegnosità, però c'è modo e modo. Quando vedo questo schema, come è realizzato, come sono collegate le finali, come sono realizzati i diversi stadi, e insomma, se proprio volessi utilizzare uno schema per insegnare l'elettronica degli amplificatori a valvole, io ve lo dico, io il Marantz 9 lo userei, forse l'MC30 magari anche no, ecco. Poi ripeto, lo sappiamo che non è la bontà di progetto e la qualità dell'oggetto che lo rende più o meno iconico, più o meno mitico o venerato, perché i casi sono assolutamente tantissimi e nel corso di questi video ne abbiamo visti diversi, però veramente, in tutta onestà, fra tutto quello che abbiamo visto, non è che questo MC30 sia stato l'apparecchio più entusiasmante che mi è toccato vedere per le mani. Se vogliamo poi aggiungere che gli schemi degli amplificatori a valvole Macintosh sono praticamente rimasti identici ad oggi, fino da quegli anni, va bene. Non fraintendetemi, non sto dicendo né che vadano male né che vadano bene, Non è questo il mio scopo e mi guardo bene da dare un parere di questo tipo, favorevole o contrario. Però ecco, diciamo che avrei preferito se Marantz avesse continuato a fare il Marantz 9. Ecco, come si dice in questi casi, anche questo Macintosh se lo siamo levati dai coglioni. Poi mi tagli, qui mi metti il bip sui coglioni. No dai, seriamente, lo so, non era quello che mi entusiasmava di più, ve l'ho detto, l'abbiamo fatto, era da fare, non si poteva tirarsi indietro. E quantomeno adesso abbiamo concluso la serie dei video sugli amplificatori vecchi da dimenticare, perché sta per iniziare la serie degli amplificatori vecchi da ricordare, ovvero quegli amplificatori vecchi da cui dovremmo imparare come si fa un amplificatore. Non sarà una serie, sarà un video, forse due, giuro, non vi rompo i maroni più di tanto, però ci voleva, se no sarebbe lecito dire sì,
sì, ma sei un rompiscatola, hai solamente palato letame su tutti quanti, ma ci vuoi dire come si fa un amplificatore? Ora, a parte che sul come si fa a far suonare un amplificatore, io ci ho fatto già dei video anni fa, quindi dovreste andare solo a vederveli e saremmo già a posto qui, avremmo chiuso, io potrei anche andare a fare merenda. Detto questo, andremo a scovare le fonti, cioè tutti quei, no, tutti no, un po' di quegli schemi a cui gli illuminati dell'amplificazione degli ultimi 20 anni si sono rifatti per proporre delle cose che, a onor del vero, hanno qualche sostanza dentro, compreso il sottoscritto tra l'altro. E con questa autoincensata io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.